Cavolo, è vero! Tu, Aria, sei sempre piena di energie, ma la negatività di questa città ha trasformato il tuo entusiasmo in rabbia. Sì, credo che sia proprio andata così. E tu invece, per la paura di perdermi, hai ceduto al tuo lato affettuoso? Infierì Aria ammiccante. Subito Steven cercò di negare quelle accuse, ma qualcosa andò contro a ciò che diceva. Era diventato completamente rosso. Ma Aria smise di infierire sull'amico e tornò a parlare alla donna che li stava accompagnando, chiedendole chi vivesse in quel luogo. La donna le spiegò che nel tempio vivevano i monaci e suo figlio era uno di loro. Da quando le persone cominciarono a dare segni di stanchezza e di apatia, si erano rinchiusi lì dentro temendo di rimanere contagiati e cominciarono a perseguire chiunque tentasse di entrare. Anche se suo figlio era uno di loro, la sua era una situazione un po' particolare, perché aveva avuto un figlio da una monaca, cosa gravissima e punita con la pena capitale, ma riuscì a non farsi scoprire e a consegnarla all'anziana, affinché potesse crescerlo in segreto. Dopo quell'intima confessione, Steven le chiese perché aveva confidato a loro un tale segreto e la donna gli disse che si fidava di loro e che se gli altri monaci l'avessero rivisto non avrebbe avuto il tempo di parlare, notizia che fece partire una risata isterica al giovane. La donna continuò dicendo che non sapeva di preciso cosa stava succedendo lì. Pensava fosse colpa del buio che aveva colpito la città, la nebbia densa che non permetteva più di vedere la luce del sole, ma non ne era più sicura. Continuò dicendo che l'apatia comparve qualche mese prima, ma in quel momento la città era già l'ombra di quella che era prima. Un tempo Flo era un luogo vitale, una frenesia incredibile animava quelle strade, un tributo di colori, fiori, alberi, foglie coloravano ogni angolo della città, stavano duramente puntando ad obiettivi produttivi e qualitativi sempre più alti. Era la culla della civiltà. In quel luogo erano nate nuove conoscenze, nuove tendenze culturali, che poi si diffusero ovunque. La sera invece pochi dormivano. Si festeggiava fino al mattino successivo. Si dormiva poco e si viveva molto. Le feste di Flo erano conosciute in tutto il pianeta. Migliaia di turisti andavano lì per passare serate indimenticabili tra fuochi d'artificio, fiumi di alcol, ritmi frenetici, belle donne e anche begli uomini. Quando la gente cominciò a sentirsi apatica ed esaurita e i monaci chiusero le porte del tempio, suo figlio uscì in segreto e la cercò. Le permise di entrare nel tempio di tanto in tanto, permettendole così di riprendere le energie e potersi occupare del nipotino. Successivamente il suo pensiero passò proprio a quel povero bambino, facendole scendere una lacrima. Aveva 9 anni e si sentiva già spento e incapace di reagire. Il figlio non le permise mai di portarlo nel tempio per non destare sospetti. Secondo la donna, i monaci erano in grado di avvertire il grado di parentela tra due persone, anche se non sapeva come. Mentre parlava fece gesto ai ragazzi di fermarsi. A momenti sarebbe dovuto aiutare suo figlio e probabilmente avrebbe potuto spiegargli più cose di quelle che aveva già fatto lei. Così i tre si misero seduti su quelle splendide scale e si misero ad aspettare in silenzio l'arrivo del monaco che avrebbe potuto dargli qualche spiegazione. Ma la loro attesa durò poco. Un forte trambusto proveniente dai piani superiori interruppe quel silenzio, trambusto che si rivelò essere generato dalla corsa di un uomo. «Mamma, chi sono questi?» urlò l'uomo. «Non ti avevo avvertito di non portare nessuno! Solo tu potevi entrare senza far scattare i sistemi di sicurezza! Ma ormai vi hanno scoperti! Scappate!» Ma ancora prima di realizzare ciò che aveva appena detto il figlio dell'anziana, alle loro spalle comparvero due monaci. «Bene, bene, abbiamo trovato gli intrusi! Ma guarda un po' che abbiamo qui! Steven! Nonostante il nostro avvertimento, sei tornato! Ammettilo! Sei un agente segreto mandato dai pilastri per controllarci?» «Agente segreto? Pilastri? Ma di che diavolo state parlando? Forse sarebbe ora di uscire da questo tempio, visto che a quanto pare avete carenza di ossigeno.» «Cosa? Stai dicendo che non ti mandano i pilastri? E secondo te ti crediamo? Lo sappiamo come lavorate!» «Guardate, pensate quello che volete. Facciamo una cosa, noi ce ne andiamo, così discutete quanto vi pare, va bene?»
Bene, purtroppo anche questo capitolo finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e condividetelo, come fate sempre, lo so che lo fate. Inoltre, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella. E basta, noi ci vediamo la prossima volta con un prossimo capitolo. Ciao!